Ciao da Emanuele e benvenuti sul canale YouTube Nobu for Music and Games in questa nuova serie in cui andremo insieme alla riscoperta della storia dei videogiochi, un argomento che ho avuto modo di trattare già in diverse occasioni durante gli incontri che realizzavo con le scuole, che realizzavo nelle biblioteche e in centri culturali di vario tipo. Comunque su queste mie esperienze ho già pubblicato dei video e anche un PDF da scaricare gratuitamente, quindi non intendo ripetermi qui. Qualora foste interessati vi lascio tutti i riferimenti nella descrizione di questo filmato. La storia dei videogiochi è ovviamente un argomento che mi piace perché sono un appassionato, ma poi direi anche per altri due motivi. Il primo è che dalla storia dei videogiochi, così come da tante altre storie, si possono comunque trarre a volte degli insegnamenti che possono ritornare utili anche nella vita di tutti i giorni. E il secondo motivo è il fatto che ormai mi sembra abbastanza palese che da certi videogiochi, così come certi film, certi libri, certe canzoni persino, possono raccontarci molto del periodo storico in cui sono stati creati. Come altre industrie del settore tecnologico, anche quella dei videogiochi non esisterebbe se non fosse stato per l'esercito. Furono le forze armate a finanziare le ricerche informatiche durante la Seconda Guerra Mondiale per calcolare la balistica dei missili. L'industria dei videogiochi e l'esercito erano legati fin dall'inizio. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, il movimento controculturale fece sorgere una nuova generazione di impresari dei videogiochi e Nolan Bushnell, il fondatore dell'Atari, fu uno dei primi. Era l'età di Aquarius, in cui si sperava di dare vita a un nuovo ordine mondiale basato sull'armonia e sull'amore, un'ideologia alla base dell'etica della Atari. In questa nuova serie punterò a non proporre l'ennesimo interminabile elenco di date con tutti i vari videogiochi e console uscite. Certo, procederò in ordine cronologico e non mancherò nemmeno di citare le opere e i sistemi più importanti, ma là dove possibile punterò a raccontare come si è evoluta l'immagine dei videogiochi, qual era il contesto in cui erano inseriti, che contributo hanno dato anche alla nostra vita, alle nostre società, e come si sono evoluti in termini di espressività, di mercato e di linguaggio. Bene, direi che come premessa può bastare qui, adesso è ora di cominciare. Come probabilmente alcuni di voi avranno già notato, ci sono parecchi siti web, persino libri e documentari che affrontano la storia dei videogiochi. Molti di queste fonti hanno tanti punti in comune perché in fin dei conti la storia quella è, però sono sicuro che tanti di voi avranno notato che perlomeno per quanto riguarda le origini a volte invece ci sono delle opinioni discordanti. Le motivazioni possono essere di vario tipo, vuoi semplicemente perché spesso su internet chi scrive cose a volte le scrive magari un po' di getto senza andare effettivamente a fare degli approfondimenti o a verificare le proprie fonti, vuoi perché nel corso del tempo sono state scoperte anche delle cose nuove, ma direi che forse la motivazione più curiosa e interessante del fatto che ci siano tutte queste discrepanze per quanto riguarda l'origine dei videogiochi è il fatto che ancora oggi nel 2022 non esiste una definizione accettata in tutto il mondo unanimemente che ci dica una volta per tutte che cosa è un videogioco e che cosa non lo è. Secondo alcuni un videogioco è un qualunque apparecchio elettronico che attraverso l'interazione con uno schermo di qualunque tipo
ci permette di giocare, di vedere come sta andando l'andamento della nostra partita. Secondo altri questo non è sufficiente, alla base ci deve essere anche una intelligenza artificiale che, magari seppur primitiva, in qualche modo risponde agli input inseriti dal giocatore. Ma soprattutto negli ultimi decenni, in particolare da quando i videogiochi hanno iniziato ad essere studiati anche in ambito accademico, ci sono stati diversi studiosi, diversi ricercatori che hanno scritto dei saggi in cui hanno proposto le loro definizioni, a volte anche un po' singolari e originali, di videogioco. Credo che in Italia una di queste definizioni, forse quella più nota, più che altro per il personaggio che l'ha proposta, è quella avanzata da Marco Accordi Riccards, che è il direttore del Museo del Videogioco di Roma, ma prima ancora è stato uno storico giornalista di questo settore, poi anche docente universitario e anche altre cose. Credo che in Italia, forse attualmente, per quanto riguarda l'ambito dei game studies, nel nostro paese forse è ancora più conosciuto rispetto a Matteo Bittanti, che è stato forse uno dei primi a portare in auge un certo modo di parlare di videogiochi, ma così potrei sbagliarmi, ma ho al giorno d'oggi la sensazione che Matteo Bittanti sia molto più conosciuto in ambito internazionale che non nel nostro paese. Comunque, tornando a noi, per fare un esempio, Marco Accordi Riccards in tutti i suoi scritti, ormai da molto tempo, definisce i videogiochi come delle opere multimediali interattive, e cioè, e qui cito testualmente, si tratta di un prodotto culturale autoriale che si esprime attraverso una specifica forma interattiva utilizzando uno o più mezzi espressivi, testo, effetti sonori, musica, parlato, immagini, eccetera. Secondo l'autore, vista in quest'ottica, potrebbero essere considerati come dei videogiochi anche quelle esperienze multisensoriali che talvolta si vedono in alcuni film di fantascienza. Preciso subito che in questa serie cercherò di giostrarmi, di accontentare un po' tutte le versioni. Per quanto riguarda la storia dei videogiochi, fortunatamente non dobbiamo andare comunque troppo indietro nel tempo, siamo più o meno intorno alla metà del XX secolo, perché prima credo che non esistesse neanche la tecnologia necessaria per creare questo tipo di cose, e stante le informazioni che abbiamo ad oggi, quindi fino al 2022, possiamo restringere, per quanto riguarda i primi proto-videogiochi, la nostra ricerca intorno agli anni 40, anni 50 del 1900. Un primo esperimento risale proprio al 1940. Si tratta di Machine to Play Game of Nim, che molto spesso lo si trova citato anche col nome di Nimatron, che viene considerato come una sorta di programma creato utilizzando un grosso calcolatore da un certo Edward Condon, un fisico nucleare che prese parte, sembrerebbe però per sole 6 settimane, al progetto Manhattan. Si tratta di una prima trasposizione elettronica del NIM, un gioco oggi non molto conosciuto, in cui due avversari devono togliere gli elementi che compongono una serie di pile ed in cui vince chi toglie l'ultimo elemento rimasto. Nimatron era capace di giocare contro un avversario umano e pare che ci fosse anche il livello di difficoltà regolabile. La macchina era stata creata con il solo scopo di intrattenere. Fu mostrata per la prima volta nell'aprile del 1940 al World's Fair di New York, un evento importante di caratura internazionale, un po', tanto per fare un esempio, come l'Expo dei giorni nostri. E secondo alcune fonti pare anche che riscosse un discreto successo, al punto che furono disputate circa 100.000 partite, quasi tutte vinte da Nimatron. Terminata la fiera, il gioco fu preservato per un tempo limitato nel planetario di Pittsburgh, sempre in America, ma poi le sue tracce si persero e lo stesso Edward Condon sembrò disinteressarsi completamente al progetto. Tuttavia, come fonte ufficiale rimane il brevetto, che al giorno d'oggi è liberamente e gratuitamente consultabile su internet. Vi lascio il link nella descrizione.
Devo confessare che inizialmente ero un po' indeciso se citare o meno questo Onimatron, perché sinceramente le informazioni che ho trovato non sono molte, ma poi comunque ho trovato per appunto un brevetto che quindi sembrerebbe un documento ufficiale, e poi anche perché, a dirla tutta, questo Onimatron mi ricorda molto più da vicino un altro proto videogioco di cui parleremo nel prossimo episodio dedicato agli anni 50, quindi alla fine ho ritenuto opportuno citarlo anche in questo primo video. Il periodo a cavallo tra gli anni 40 e 50 del XX secolo è stato particolare per l'uomo. Da un punto di vista creativo e letterario si stava vivendo l'età dell'oro della fantascienza, che proprio in quell'epoca stava iniziando ad interrogarsi sulle conseguenze del progresso tecnologico attraverso i racconti di autori diventati poi famosissimi come ad esempio Asimov. Ma si viveva anche un po' nello spettro della paura, perché si era appena concluso il secondo conflitto mondiale e subito si era precipitati nell'incubo della guerra fredda, e a testimoniarlo ci sono anche i ricordi di alcune persone che hanno fatto la storia dei videogiochi e che all'epoca erano dei bambini. Vivevo vicino a un luogo chiamato Hill Air Force Base. Sapevamo di essere uno degli obiettivi principali. Eravamo terrorizzati dalla Russia. Nelle scuole gli studenti frequentavano corsi speciali sulla cosiddetta difesa civile, per sapere come comportarsi nel caso di un conflitto armato. La guerra fredda è ormai una minaccia. 5 milioni di soldati nell'Armata Rossa e 2 milioni nella sicurezza Le interna. nostre nazioni erano sull'orlo del precipizio della guerra fredda e la tecnologia informatica rappresentava le nostre paure collettive. Nessuno può prevedere il corso che prenderà questa situazione e possiamo sapere oggi se ci saranno vittime. La guerra fredda era il prolungamento del conflitto diplomatico tra i paesi del blocco comunista e quelli del mondo capitalista. Era chiamata fredda perché non sfociò mai in un conflitto aperto. Il presidente Kennedy ha ordinato l'embargo contro Cuba e ha chiesto alla Russia di eliminare la sua minaccia alla pace. La guerra fredda consisteva nell'opporre una simulazione a un'altra simulazione. Usiamo i giochi per rappresentare dei processi reali e prevederne i risultati. E in un certo senso era esattamente ciò che succedeva tra Mosca e Washington. Era una versione globale del gioco Guerra Navale. Per proteggere il futuro dell'America, le tecniche di difesa di domani devono essere scoperte oggi. La guerra fredda era semplicemente una simulazione. Non c'era una vera guerra da studiare, c'era solo il timore di una possibile guerra futura e dei suoi probabili esiti. Mentre le sirene ululano il loro allarme, centinaia di migliaia di Le simulazioni virtuali effettuate sui primi computer della guerra fredda riflettevano le nostre paure, ma di certo non le dissipavano. Il giocatore non poteva controllare i missili. La gente ama avere a che fare con eventi e risultati prevedibili, o almeno controllabili. Non accetta scenari che percepisce di non essere in grado di controllare. Il meccanismo è soddisfacente perché il mondo reale, al contrario, è alquanto incontrollabile, a volte inquietante. Ben presto, dalla tecnologia della guerra fredda, sarebbero nati i primi videogiochi e il mondo, simulato o reale, non sarebbe più stato lo stesso. In quegli anni l'elettronica e l'informatica progredirono molto velocemente, perché le due superpotenze, Stati Uniti e Russia, sapevano benissimo che in caso fosse scoppiato davvero un conflitto su scala globale, la nazione che sarebbe risultata vincitrice probabilmente sarebbe stata quella tecnologicamente più avanzata. Ed è curioso notare come l'autore di quello che si avvicina maggiormente a un videogioco classico avesse deciso di creare proprio una sorta di simulatore di lancio missili. Sto parlando di Thomas Goldsmith Jr. e del suo Cathode Ray Tube Amusement Device. Goldsmith Jr., nato nel 1910 a Greenville, nel South Carolina, sin da bambino aveva sempre dimostrato un incredibile interesse per l'elettronica e l'ingegneria, tanto che, secondo diverse fonti, a soli 10 anni
aveva costruito una sorta di primitivo ma funzionante apparecchio acustico per la nonna che aveva problemi di udito. Si laureò in fisica, divenne un docente universitario e fece anche una brillante carriera al punto da venire ricordato anche come un pioniere nel campo delle apparecchiature televisive. Il periodo che però interessa maggiormente a noi per questo video è il 1947, quando Goldsmith si recò in un ufficio brevetti americano per depositare il progetto di Cathode Ray Tube Amusement Device, un gioco che aveva creato con l'aiuto del collega Astor Rayman. In Cathode Ray Tube Amusement Device, che tra l'altro si dice che il suo prototipo lo avesse creato recuperando un vecchio radar montato su una nave da guerra ormai in disuso, il giocatore si serviva di una manciata di potenziometri per regolare la traiettoria di un segnale elettrico che, proprio come se fosse un missile visualizzato su un radar, doveva centrare l'obiettivo rappresentato da un adesivo appiccicato sulla superficie di un tubo catodico. Il brevetto fu ufficialmente approvato nel dicembre del 1948, ma il gioco non entrò mai in produzione. Si può ipotizzare che alla fine i costi di produzione e anche di vendita sarebbero stati un po' troppo elevati. Purtroppo al giorno d'oggi non esiste più un prototipo, non esiste neanche una foto ufficiale, e qui bisogna fare attenzione perché se si va a fare una ricerca ad esempio su Google Immagini vengono menzionati come Cathode Ray Tube Amusement Device dei giochi che in realtà sono tutt'altro. Tuttavia, come dicevo, ne esiste un brevetto che anche in questo caso è facilmente e gratuitamente consultabile su internet. Come sempre vi lascio il link nella descrizione. In tempi più recenti ci sono stati degli appassionati che hanno creato dei software che emulano un po' il funzionamento di questo Cathode Ray Tube Amusement Device, ma sinceramente non so dire quanto siano effettivamente fedeli all'idea originale proposta da Goldsmith Jr. C'è infine da aggiungere che Cathode Ray Tube Amusement Device era sì un gioco elettronico che ci permetteva di giocare attraverso uno schermo, ma comunque sia si tratta di un apparecchio completamente analogico, quindi dietro non c'era nessuna intelligenza artificiale e quindi, secondo alcune definizioni, non lo si potrebbe neanche considerare come un vero e proprio videogame. Alcuni siti web raccontano che nello stesso periodo, tra il 1947 ed il 1948, Alan Turing, noto matematico considerato tra le menti più importanti per l'informatica del XX secolo, insieme al collega David Champernov avrebbe creato un videogioco, o meglio un simulatore di scacchi chiamato TuroChamp, in grado di affrontare un avversario umano di livello principiante. In realtà, se si va un po' più a fondo nella questione, si scopre che le cose non sono andate esattamente così. Turing e Champernov avevano sì creato un algoritmo per un software di questo tipo, ma questo programma non fu mai creato perché i computer dell'epoca non avevano una sufficiente capacità di calcolo. Forse si è creata un po' di confusione perché nel 1952 è stata effettivamente ed ufficialmente segnalata una partita a scacchi tra TuroChamp e un altro collega di Turing, Alec Glennie. Di fatto però non fu impiegato alcun computer e la partita, che tra l'altro si concluse con la vittoria dell'umano di Alec, pare che durò intere settimane proprio perché gli stessi Turing e Champernov dovettero fare a mano tutti i calcoli previsti dall'algoritmo da loro stessi creato. Così come per Cathode Ray Tube Amusement Device, anche per TuroChamp in tempi più recenti, e più precisamente nel 2012, alcuni appassionati di informatica ne crearono una versione moderna, però anche questa volta non so dire quanto effettivamente possa essere attendibile rispetto all'idea originale, perché in realtà
Gli scritti, i progetti di Turing dedicati a Turo Cempa andarono completamente perduti dopo la sua prematura scomparsa avvenuta nel 1954, e a seguito di questo accadimento anche il suo collega Cempernov sembrò totalmente disinteressarsi a questo progetto. Bene, per questa prima puntata direi che è tutto. Nella prossima andremo ad esplorare insieme gli anni 50 e scopriremo dei proto videogiochi che finalmente ci hanno lasciato qualche traccia in più rispetto al semplice brevetto. Io vi ringrazio per il momento per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!